Buongiorno da Desenzano al Garda, stiamo per entrare nell'Hotel Mayer, un hotel storico che ha fatto la storia di Desenzano dal 1824, adesso è chiuso, ma del via del tutto eccezionale, Paolo Mayer, settima generazione della famiglia, ci condurrà all'interno di questo storico hotel. Preparatevi ad entrare. Paolo, ciao, Buongiorno Stefano, ciao. tutto bene? Benissimo, ciao. Bene, sono veramente contento che Paolo ci ha ospitato nel suo hotel meraviglioso, Mayer. Allora Paolo, da dove iniziamo? Direi di cominciare dalla hall, Che bellissima. il punto centrale, dove accogliamo gli ospiti. Abbiamo Ah, appena terminato questa mostra per i 200 anni, ci sono sì, ancora i pannelli. infatti si vede. Adesso faremo un breve percorso anche nel percorso della mostra. Perfetto. E prima domanda, la curiosità mia, ma come è nato l'hotel? Chi ha avuto l'idea? Questo signore qua ha avuto l'idea di dare il nome Mayer, è stato Sì, il capostipite, sì, ma è da dire che l'hotel esisteva già nel 1824, sì, quando Giuseppe Mayer acquistò l'albergo. Era già un albergo molto importante, aveva già ospitato imperatori, principi, poeti, tra i quali Francesco I, Lord Byron, Cesare Cantù, quindi diciamo era già conosciuto tra la nobiltà e i principi dell'epoca. stupendo. E tu sei la settima generazione, ho detto giusto? Esattamente, io sono il settimo albergatore, qua abbiamo fatto anche un albero genealogico Vediamolo. in cui si può scorrere velocemente, sono i Sì, membri della mia famiglia, dall'alto che fino in bello, basso, fino a tu, poi arriviamo agli ultimi nati, gli è ultimi già nati. pronta l'ottava. Già pronta l'ottava generazione. Esatto, esatto. Va bene, allora facciamo un giro all'interno dell'hotel, Facciamo un piccolo tour. facciamo un piccolo tour, bellissimo all'entrata. Ecco, abbiamo lo Lo- scalone storico. sì, infatti, che bello. Ecco questo, con il pianoforte. Chi mi segue sa che amo il pianoforte, quindi subito ho notato questo quadro. Giacomo Puccini è stato qua nel 1892. Wow, Esatto. bellissimo. Qui Qui- tutte foto storiche. esatto. Questo è l'allestimento che è stato fatto per la mostra. Esattamente. Normalmente non c'è questo allestimento. Solitamente no, ma pensiamo di mantenere una buona Mm, parte in quanto è stato un successo sia in termini di pubblico che anche di allestimento. E questa parte Liberty è piaciuta parecchio, quindi molte di queste cose poi rimarranno sicuramente fino all'Epifania. sì, infatti anch'io entrando ho notato subito che bello vedere la storia, penso anche magari per i clienti stranieri. E adesso Se guardiamo vedi, sopra. se puoi vedere l'affresco, Sì, questo è un affresco originale del 1914 che il sì, bisnonno fece fare nell'epoca appunto dell'inizio be- Novecento. bellissimo. Io leggevo che qui sono venuti tantissimi ospiti importanti, Ugo Foscolo, Sì, Garibaldi, sì, per non sì, parlare sì. di imperatori. Sì, Napoleone III anche ci fu questo aneddoto che Sì, occupò l'albergo durante la battaglia a San Martino Solferino per appunto insediare il suo quartier generale. mhm, Il fatto è che il mio avo si lamentò perché eh, in quel periodo dovette tenere chiuso e l'albergo, infatti non poté lavorare, non poté incassare e appunto chiese alle autorità un un risarcimento risarcimento che poi non è ovviamente stato non è dato. mai stato dato, per cui vantiamo ancora questo credito E con i francesi. questa fotografia Questo invece è storica? un periodo ben definito, è la fine di un lavoro importante, la stazione a lago della ferrovia, in Ah, quanto il treno arrivava sul lungolago, molti magari non lo sanno, ma infatti. c'era una stazione dove adesso c'è la fermata degli autobus, o poco più in là, Mhm. la cosiddetta maratona. Questo momento è il pranzo conclusivo di fine lavori tra gli ingegneri e i costruttori e i miei avi che si Che possono bello. individuare in fondo alla foto. E così, eccolo qua. Wow, Esatto. veramente Sì, interessantissimo. Sembra di avere la macchina del tempo, tornare al passato e vedere queste esatto. fotografie. E Esatto. queste persone? Sì, questi sono i parenti, i figli, i figli, la moglie. Abbiamo dato molta importanza all'aspetto familiare, in
quanto c'è stata questa eccezionalità di essersi tramandati l'albergo di padre in figlio per 200 anni, che è una cosa abbastanza difficile di rara, difficile, è dura tenere un albergo senza venderlo, la stessa famiglia, alle multinazionali, alle catene. Esattamente, siamo un albergo familiare. Stile Liberty, come si vestivano bene. Eh sì, avevano un altro tipo di... Bellissimo, guarda che stile che avevano. Che belle queste fotografie. Va bene, allora continuiamo la visita. Sì. Dove ci porti adesso? Allora, andiamo al primo piano, andiamo a vedere una camera dell'albergo, soprattutto la vista. Sì. E dopo proseguiremo nella spa. Perfetto. E intanto mentre camminiamo ti chiedo, visto che ci sono stati tantissimi personaggi importanti, meno importanti in 200 anni, ma c'è stato qualche aneddoto particolare che è successo? Fatti storici, per esempio durante la seconda guerra mondiale l'albergo è stato occupato prima dall'esercito tedesco e subito dopo la guerra dagli alleati, quindi abbiamo avuto questa doppia occupazione. È importante. Sì, diciamo che è stato un periodo drammatico, da notare come nonostante ci fossero i tedeschi in hotel durante la Repubblica Sociale Italiana, il nonno comunque partecipava come comandante a delle operazioni con i partigiani. Quindi era un capo partigiano, quindi era abbastanza, metteva a rischio anche la propria incolumità. Immagino. È stato un periodo particolare. Qui ho visto, prima di entrare, non possiamo far vedere una foto storica di Morandi. Sì, abbiamo avuto, alleggeriamo un po', dopo abbiamo avuto ospiti di Gianni Morandi e anche i ricchi e poveri, i giornalisti torriani, Bruno Raschi, l'allenatore di calcio Scopigno, insomma abbiamo avuto diversi ospiti anche un po' più leggeri, oltre che eserciti. Bellissima questa foto storica di un giovanissimo Morandi. È fricchiana, ecco, purtroppo non è della mia generazione, ero un po' più piccolino, non ero ancora nato io. Allora, vediamo un po'. Sì, proseguiamo nella camera. Questa che camera è la suite? È una junior suite, sì. Junior suite. Non è una delle nostre camere migliori, ma è già abbastanza spaziosa. Anche qui abbiamo proseguito la mostra. La cosa bella di questa camera è la terrazza, secondo me, oltre a gli spazi molto comodi. È veramente una camera arredata, molto comoda, bellissima. Sì. Qui prima di uscire ho visto anche ci sono anche fotografie. Sì, questo è il papà. Giuseppe Maier. Esatto. E qui altre foto di famiglia. Sì, sempre la foto di famiglia, qui ci siamo alla mia generazione. Sì, là in fondo. Abbiamo un elenco di altri ospiti. Abbiamo avuto Anita Garibaldi, Paolo Nespoli, abbiamo avuto il musicista Fabrizio Bosso, Patrizio Fariselli, sono parecchi passati da questa stanza. Passati recentemente, sì. Recentemente, allora qui c'è una vista spettacolare. Prego. Peraltro oggi c'è anche la mostra, la Fiera del Cioccolato. Esatto. Poi immagino in primavera tutto fiorito qua. Qui sì, certo, adesso non è il periodo più... Beh, l'autunno è normale. Più bello, anche se devo dire oggi la giornata è splendida. Sì, guardate che vista. Infatti, come ho detto l'altra volta quando sono stato qui, rispetto a stare sotto, ti alzi pochi metri, c'è una vista bellissima, cambia tutto. Sì. Oggi c'è, come vedete, la Fiera del Cioccolato, copre un po' leggermente la vista, però potete vedere dietro, tra l'altro c'è quel battello stupendo. E qui abbiamo il porto delle barche a vela davanti. Esatto, si fanno delle escursioni per Sirmione, l'isola del Garda, Salò. Ma che bello rilassarsi qua, poi questa terrazza è veramente grande, con tutti i comfort. Sì. Guardate qua, bersi un caffettino qua, guardate su questa terrazza con davanti questa vista spettacolare, ma è bellissimo. Poi immaginate in primavera e poi c'è questo albero che farà anche ombra d'estate, rinfresca. Sì. Che bello. E quante camere ci sono qui? Sono 42 camere, di cui abbiamo 16 suite, una dozzina di superior, il resto sono camere standard, quindi abbiamo un po' diverse fasce di prezzo. Poi un'altra domanda che ti faccio, una curiosità, visto che nel 1800 non c'erano le macchine, ma c'era un parcheggio, c'erano le carrozze, gli ospiti venivano accompagnati qua in carrozza, dopo avevamo un ricovero proprio ecco. per i cavalli e le carrozze, dove adesso ci sono dei negozi
attualmente c'è un noleggio bici dove... Quindi c'è proprio uno spazio dedicato per i cavalli. Assolutamente sì, assolutamente. Io immagino sì. che è bello Sì, vedere sì, queste persone benestanti, l'alta borghesia, esatto, vestiti in esatto. quel modo, arrivare qui con le carrozze. Esattamente. Vi immaginate un altro mondo? Altro mondo, Un altro mondo, ma che assolutamente. bello. Va bene, allora Decisamente. continuiamo la visita. Sì, prego. Mentre usciamo. Nella spa, se per te va bene. Sì, sì, andiamo nella spa. Poi chiediamo a Paolo qualche domanda sul come prenotare, qualche domanda pratica sugli orari. La spa è recente o c'è sempre stata? L'ultima è nata nel 2022, abbiamo concluso i lavori, inizialmente già nel 2018 abbiamo cominciato a fare un po' di attività del benessere e vedendo che era cosa gradita abbiamo voluto ampliare un po' gli spazi. Adesso vi faccio vedere le varie aree. Grazie. Iniziamo dalla stanza massaggi e trattamenti. Qui abbiamo due estetiste che possono fare trattamenti e massaggi di vario genere, dai massaggi tradizionali a quelli diciamo legati al sale o orientali. Quindi abbiamo due ragazze che si occupano insomma dei nostri ospiti ed è possibile anche farlo da esterni. Abbiamo degli spogliatoi dove potete venire, sistemarvi e poi usufruire dei servizi della spa. Quindi la spa è nata recentemente, quindi una volta penso nel 800, inizio 900 non c'era nulla di questo. No. Diciamo che il motivo del viaggio prima era il Grand Tour, la scoperta delle bellezze d'Italia, adesso si sta spostando un po' sulle esperienze, sul benessere. Interessante. Assolutamente. È una trend che sta aumentando proprio in questo periodo, prendersi cura di se stessi. Continuiamo. Sì, abbiamo la grotta del sale, fa molto bene alle vie respiratorie, chi ha problemi di sinusite, di problemi respiratori di vario genere, questo è proprio un trattamento specifico certificato alloterapia. E quanto si sta all'interno? Si sta dai 20 minuti ai 30 a seconda appunto di quanto si vuole fare intensamente. Sono cicli che si possono ripetere anche per 4-5 volte nel mese oppure semplicemente fa parte del percorso benessere che comunque male non fa. Quindi venire qui, sto pensando in questo albergo, guardare tutta questa bellezza che fa bene agli occhi, allo spirito e alla mente, in più c'è la spa, la grotta di sale, voglio dire, le passeggiate sul lago. Sì, si completa un po' l'offerta. Sì, sì, bellissimo. Abbiamo un'area relax dove si può bere un tè, una tisana. Faccio vedere un attimo Paolo. Non è... Bellissimo, guardate ma che bella questa sala. Uno si può portare un libro, rilassare, bere un tè, leggere. Sì, assolutamente. Bellissimo. Perché tra un trattamento e l'altro bisogna appunto prendersi anche del tempo per riposare. Ma bellissimo. E in ultimo, la prima parte, abbiamo il bagno turco, abbiamo la vasca idromassaggio, ovviamente adesso la vediamo non completa, in quanto siamo chiusi in attesa di riaprire per le festività natalizie. Immaginatela con le luci, con la musica, ancora più bello. E infatti qua ci sarà poi la musica sottofondo. Assolutamente sì. La sauna finlandese a 90 gradi, quindi per chi non ha problemi a stare al caldo. Ma che bello. Il secchio d'acqua ghiacciata per fare lo shock termico. Poi ci piace molto il fatto che non siamo sottoterra, ma abbiamo queste altezze che possiamo sfruttare. Quindi molto luminosa. Ma infatti sto notando anche come avete ricavato questa spa all'interno di questo posto antico con con questo terrazzo in pietra, Esatto. con le piante vere che scendono. Sì. Abbiamo recuperato degli elementi esistenti con alcuni nuovi. È bellissimo questo posto, è veramente bellissimo. Io sto pensando veramente alle persone che vengono qui come si possono prendere cura di se stesse, grandi passeggiate sul lago, hotel stupendo, c'è storia, si può leggere, c'è la spa. È veramente bellissimo questo giro. Io ti ringrazio Paolo per... Allora scendiamo e così parliamo un po' anche di aspetti magari pratici legati poi alla prenotazione, al periodo. Perché non è ancora finita la spa, manca l'ultima chicca. Sì, cosa manca? Per rilassarsi scendiamo da queste scale. Sorpresa, non lo sapevo. Andiamo a vedere. Questa è l'ultimissima attrezzatura che abbiamo acquistato. Wow. Una piscina salina. Wow. Tecnicamente una vasca di deprivazione sensoriale, in quanto bisognerebbe appunto perdere i sensi dalla rilassatezza stando a galleggiamento.
60 cm di altezza, quindi non è per nuotare ma è proprio per stare distesi. Ma che bello. E la temperatura dell'acqua è calda? Qui siamo sui 37-38 gradi, è sale, quindi fa molto bene anche la pelle, anche in questo caso qua. Ma che bello fare una vacanza qua. Sì. È bellissimo. Qui abbiamo un'altra doccia emozionale e se vogliamo concludere Sì? la nostra Dove chiacchierata andiamo? possiamo andare qui negli ovetti. Sì. E qui altro punto per rilassarsi. Ma che bello. Bellissimo. Quindi uno fa prima il bagno lì, per quanti minuti è consigliato? Non più di 10-12 minuti. Ah, che non è la piscina, sta dentro un'ora, Sale, infatti. piuttosto va fatta più volte durante il percorso. Ok. Si può alternare, è stato tutto concepito in modo che l'ospite possa fare liberamente più step di benessere ripetutamente, quindi è meglio anche la sauna, il bagno turco non rimanere troppo, ma alternare caldo e freddo e piuttosto farlo più volte. E qui poi si viene per rilassarsi. Esattamente. Perfetto. Adesso magari andiamo nella hall e ti faccio alcune domande pratiche sulla prenotazione e altre cose. Concludiamo nella hall, è bellissima. Sembra veramente di fare un salto indietro nel tempo, inizi del Novecento, entrare in queste ore è molto affascinante. Lì Paolo vedo... Appunto, parlando di salto del tempo, vi faccio andare ancora più indietro nel tempo, che siamo 1875. Se qualcuno conosce Desenzano, questa foto rimarrà abbastanza sorpreso. Infatti. Perché manca il lungolago di Desenzano, Infatti. manca la piazza, Infatti. per cui all'epoca avevamo una spiaggetta dove oggi diciamo c'è il passeggio, lo struscio. L'Hotel Maier. L'Hotel Maier è questo edificio qua che è tuttora esistente così come lo vediamo. E infatti manca tutta la parte davanti, Esatto, adesso il perché le persone lungolago, adesso si sì. orientano, Sì, quello è l'Hotel sì, Maier, quindi tutta questa parte che sto inquadrando dove È la adesso c'è piazza. il lungolago, c'è una spiaggettina. C'è una spiaggettina di sassi, poi l'acqua, sostanzialmente si L'acqua. arrivava in barca, In quindi barca. si poteva pescare dai balconi dove eravamo noi prima, non c'era ancora il balcone dove siamo stati, dagli altri balconi storici si poteva addirittura pescare, quindi è molto particolare. Di 150 anni fa. Esatto. Poi volevo chiederti, per domande magari più pratiche, Certo. uno dice ma io voglio prenotare, come faccio? Certo. Allora, noi consigliamo sempre di contattare direttamente l'albergo, abbiamo un nostro sito di proprietà o in alternativa anche chiamare al numero di telefono che trovate sempre su internet. Io poi ecco, sotto in descrizione vi metterò sia il sito internet che il numero di telefono, tutti gli email, tutti i dati che vi potranno essere utili per prenotare. Sì, adesso siamo in un periodo diciamo di riposo, abbiamo terminato proprio da poco la stagione, riapriremo nel periodo delle festività di Natale, anche durante l'Immacolata, e abbiamo intenzione di aprire anche la spa l'anno prossimo nei weekend proprio per dare a tutti la possibilità di utilizzare questi servizi nel periodo tipico della spa che è quello invernale. Quindi l'hotel rimane chiuso poco tempo? Sì, un mese e mezzo diciamo, un da mese e gennaio a marzo e queste 2 settimane che diciamo, Ok. respiriamo un po'. Quindi l'hotel è attivo da marzo a dicembre? Esattamente, fino a gennaio. Fino a gennaio, quindi invitiamo le persone, magari se volete venire qua a Desenzano, avete visto l'hotel e magari pensateci per Natale per venire qui. Anche solo a salutarci. Sì. Per ultimo volevo chiederti, visto che in questo video non abbiamo visto tutto l'hotel, perché come mi spiegavi è chiuso, state lavorando, state pulendo, quindi tutti i lavori naturalmente quando l'hotel è chiuso e mancano alcune parti che tu mi dicevi, cosa manca da vedere? Magari a marzo ci possiamo rivedere perché c'è tutta la parte del bar e della vinoteca, abbiamo proprio un'area specifica sui vini del lago di Garda e una vinoteca con cucina, quindi magari quel giorno se ci sarà il nostro chef vi spiegheremo anche le nostre ricette, le nostre proposte culinarie. E poi mi dicevi che c'è anche una torretta sopra? Assolutamente sì, ci sono altre suite al terzo piano con viste ancora più belle, con vasche idromassaggio, per cui vi aspetto anche per farvi scoprire queste altre camere. Infatti sì, allora noi adesso chiudiamo il video qui, ma faremo un altro video dove andremo un po' a curiosare tutte queste altre camere e altre parti dell'hotel. Io ringrazio tantissimo Paolo per questa grande opportunità che mi ha dato, per questa intervista in questo hotel magnifico e ci vediamo in un prossimo video. Grazie Volentieri, Paolo. grazie a te.